Il microonde altera la struttura molecolare del cibo. Sì, ebbene sì. Si chiama cottura ed è esattamente quello che vogliamo ottenere quando cuociamo un alimento, sia che lo cuociamo in padella, nel forno, nel microonde, alla griglia e così via. Ciao a tutti e bentornati sul canale del vostro amichevole chimico di quartiere. Oggi vi voglio parlare di microonde o di forno a microonde, come è spesso impropriamente chiamato, perché in realtà non è un forno. Il primo apparecchio è stato messo in commercio nel 1947 ed è incredibile che a più di 70 anni ci siano ancora persone che hanno paura e temano questo elettrodomestico, che invece può essere, se usato correttamente, molto molto utile. La colpa è anche di una serie di persone che spargono disinformazione in rete e mettono in giro delle notizie prive di senso, tipo che il cibo cotto nel microonde sia cancerogeno e cose di questo genere. Userò quindi l'argomento per mostrarvi alcuni trucchi usati da chi vi vuole mettere paura facendo disinformazione. Il primo trucco è quello che vi ho fatto vedere prima, dire una cosa vera, come le molecole di un qualsiasi cibo si trasformano durante la cottura, per instillare un dubbio e per mettere paura. Tutti noi reagiamo in modo emotivo quando si tratta di potenziali pericoli e non sempre abbiamo la prontezza di riflessi e la razionalità di fermarci e chiederci: ma cosa vuol dire esattamente che altera la struttura molecolare del cibo e soprattutto perché questo dovrebbe essere un problema? Questo apparecchio sfrutta la proprietà di microonde di una particolare frequenza di mettere in oscillazione alcune molecole, così, molto velocemente. In particolare le molecole d'acqua. Questo movimento si trasmette per attrito alle molecole vicine e genera calore, esattamente come faremmo noi se sfregassimo due mani. Immaginate che questa sia una molecola d'acqua e qui le molecole vicine. Se voi cominciate a fare oscillare questo pugno, a un certo punto sentite caldo. Quindi questo è tutto quello che succede in un forno a microonde. Banalmente si cuoce perché si sviluppa calore. Le microonde utilizzate sono tali da essere assorbite dall'acqua e da altre molecole e di riuscire a penetrare per qualche centimetro all'interno del cibo. Questo è uno dei motivi per cui quando si cuoce nell'apparecchio di solito i pezzi devono essere abbastanza piccoli perché non riescono a penetrare grandi profondità, quindi non si possono cuocere cibi molto grandi, è meglio spezzettarli in pezzi più piccoli. Un altro trucco usato da chi vuole spaventare è quello di dire: ah, il microonde irraggia il cibo con delle radiazioni, facendo intendere chissà che cosa. Tecnicamente è corretto perché per un fisico le microonde sono della radiazione elettromagnetica, così come la luce visibile che arriva dal sole, così come le onde radio sono radiazione elettromagnetica. I raggi infrarossi che noi utilizziamo e sfruttiamo in un forno normale quando accendiamo il grill sono radiazione elettromagnetica e così via. Però alcune persone a sentire radiazioni si impauriscono perché associano questa parola a, non so, la radioattività, l'uranio, le centrali nucleari, le bombe atomiche e così via. In realtà niente di tutto questo, semplicemente il cibo che esce dal microonde è semplicemente caldo, per cui chi vuole suggerire che sia cancerogeno o robe di questo genere è semplicemente un cialtrone. Il terzo trucco, che è diffusissimo anche tra chi vuole proporre e diffondere terapie bislacche, diete senza fondamento scientifico, integratori miracolosi e cose di questo genere, è quello di dire: ah, ma guarda che è stato pubblicato su PubMed. Ora, PubMed è come Google Scholar che avevamo fatto vedere in altri video ed è un database con un motore di ricerca di pubblicazioni scientifiche in ambito biomedico. Ma chi vi dice è stato pubblicato su PubMed non sa quello di cui sta parlando, perché non si pubblica su PubMed e sarebbe come dire l'ho pubblicato su Google o è come dire ah, quella trasmissione televisiva è stata pubblicata sul Sorrisi Canzoni TV. È un database, è un elenco e di per sé, tra l'altro, il fatto di essere indicizzati da PubMed o da Google Scholar o da altri motori di ricerca di pubblicazioni scientifiche non è una garanzia che quello che è scritto poi sull'articolo scientifico è vero. Se vi mettete l'impegno potete trovare anche articoli che dicono che, non so, fumare fa bene, roba di questo genere. Quindi chiunque vi dica pubblicato su PubMed è un cialtrone e pretende di farvi vedere che lui la sa lunga, ma in realtà non sa niente. Poi di solito queste persone ti inondano di copia e incolla prendendo proprio i risultati di queste ricerche e ti dicono: hai visto? Guarda quanti articoli ci sono che dimostrano la mia posizione. Proviamo a farlo e cerchiamo su PubMed forno a microonde, pericoli o danni. Ovviamente lo dobbiamo cercare in inglese.
e vediamo che effettivamente vengono fuori un sacco di articoli. Quindi, oddio, il forno a microonde è pericoloso, è dannoso? Quando mi capita di discutere con queste persone, di solito io controbatto con: scusa, mi faresti il favore di riassumermi con le tue parole 2 o 3 di questi articoli, magari quelli più importanti, e spiegarmi perché i risultati di questi articoli vanno a favore della tua tesi? E sì, perché molto spesso queste persone giocano sul fatto che non si va a vedere il loro gioco, non si va a vedere veramente cosa contengono gli articoli, perché spesso si scopre che gli articoli dicono tutt'altro, non c'entrano proprio nulla, o addirittura dicono il contrario di quello che loro sostengono. Quindi quando io comincio a dire vabbè, allora vediamo di che cosa parlano questi articoli, di solito quando faccio così spariscono come neve al sole, oppure se sono medici si offendono a morte perché ho osato mettere in dubbio così la loro autorità. Ma nella scienza, come vi ho detto tante volte, l'autorità non conta nulla. Bisogna vedere cosa dicono gli articoli scientifici e non uno, ripeto, perché si trova anche quello che dice che fumare fa bene. Bisogna prenderli tutti e leggerli e metterli nel loro contesto. È indubbio che si trovino articoli che parlano dei pericoli del forno a microonde, no? Vedete qui. Pericoli del forno a microonde, oppure danni causati dal forno a microonde, prendendo i dati raccolti da dei pronto soccorso degli ospedali americani dal 1990 al 2010. Quindi è indubbio questa cosa, ma esattamente di quali rischi stiamo parlando? Che cosa è successo a queste persone? È un pericolo se noi mangiamo del cibo? Andiamo a vedere. Se leggiamo questo articolo sulle persone portate in un pronto soccorso negli ospedali americani in 20 anni, vediamo che si stima siano state circa 150.000 le persone che sono andate per farsi vedere o farsi medicare. Può sembrare un numero molto elevato, ma se fate due conti vuol dire 21 al giorno in tutti gli Stati Uniti. Quindi non è tantissimo, e se uno va a vedere le statistiche ci si fa molto più male per altre cose. Ma per che cosa sono stati ammessi al pronto soccorso? Beh, andiamo a vedere la tabella. E così vediamo esattamente cosa è successo a queste persone. Ben 13.000 persone si sono fatte male sollevando l'apparecchio, quindi magari hanno avuto uno strappo muscolare. Altre 13.000 persone si sono fatte male perché lo stavano sollevando e gli è caduto sul piede, quindi poveracci si sono fatti male perché si sono spezzati il piede o le dita. Altri 14.000 si sono fatti male cadendo su un forno a microonde. Scusate, mi fa un po' ridere, ma ovviamente poveracci, insomma. Ma questo vuol dire che non è quello che uno si aspetta quando qualcuno ti dice: guardate, andate a vedere su PubMed, ci sono decine di migliaia di incidenti relativi al forno a microonde. Ci sono anche però incidenti relativi al cibo che uno cuoce nel forno a microonde. Andiamo a vedere cosa sono. Beh, si scopre, sempre leggendo l'articolo, che più del 50% degli incidenti che coinvolgono in qualche maniera il microonde è dovuto a cibo bollente, cioè sono scottature. Scottature come potrebbe, e di fatto come avviene purtroppo anche quando cuociamo della pasta e ci versiamo dell'acqua bollente addosso, dell'olio, quando prendiamo un tè che è stato appena versato ed è troppo bollente, ci ustioniamo la lingua e così via. Quindi sono cose di sicuro da non sottovalutare, ma è diverso da quello che ti vogliono far credere, cioè che il cibo in sé sia pericoloso, cancerogeno e che crei chissà quale cosa. Il pericolo principale del cibo cotto al microonde, appunto, è prendersi una scottatura. E questo perché, a differenza di un forno normale, dove io imposto una temperatura e quindi il cibo non può uscire a una temperatura più elevata di quella che ho impostato, beh, nel microonde, che appunto a me non piace chiamare forno proprio perché si comporta in una maniera diversa, io non imposto una temperatura, imposto una potenza, un tempo. Microonde diversi hanno un comportamento diverso perché hanno una potenza diversa e così via. E poiché se ho un cibo fatto magari a strati, non tutti gli strati possono assorbire le microonde in una maniera diversa. Oppure è molto facile, se non sto attento a dosare la potenza e il tempo, per esempio mandare in ebollizione o mandare a temperature molto elevate prodotti come le uova. Ci sono dei casi in letteratura dove riportano di persone ricoverate al pronto soccorso perché hanno voluto cuocere un uovo intero, forse per farlo sodo, al microonde. Le microonde hanno fatto sì che l'acqua dell'albume praticamente cominciasse ad evaporare e quindi aumentasse la pressione all'interno del guscio. Quando poi hanno tolto l'uovo, con una piccola frattura del guscio, questo è esploso, gli è esploso in faccia e sono andati all'ospedale, e ci sono anche dei casi abbastanza gravi. Quindi di solito è meglio non cuocere le uova chiuse intere al microonde.
Se andate a vedere gli articoli che si trovano con Google Scholar o PubMed, troverete vari casi riportati di bambini che hanno subito scottature e bruciature. Si suggerisce per esempio di non scaldare il biberon con dentro del latte in un microonde, ma non perché il latte perderebbe chissà quali proprietà o diventerebbe tossico, no, semplicemente perché è difficile testare e misurare la temperatura raggiunta. È riportato per esempio un caso dove dei genitori erano soliti togliere del latte freddo da frigorifero, metterlo nel biberon e avevano trovato una combinazione di potenza e di tempi corretta in modo da portarlo a sostanzialmente temperatura corporea. Hanno lasciato le istruzioni per la babysitter e quando la babysitter è arrivata non si capisce bene perché, ma è partita da latte già a temperatura ambiente, quindi usando le istruzioni dei genitori il latte era bollente e quando poi è stato dato al bambino questo si è ustionato ed è stato portato al pronto soccorso. Un altro caso che si trova leggendo è il caso di un adulto che ha scaldato una ciambella contenente della gelatina. La gelatina è ricca d'acqua, mentre diciamo, l'impasto della ciambella di un donut è molto meno ricco di acqua. Mettendo la ciambella nel forno a microonde, l'interno di gelatina ricca d'acqua si è scaldato molto di più della parte esterna, quindi il tizio apre il microonde e aspetta un po' fino a che riesce a tenerla in mano senza problemi, però la parte interna, quella ricca di gelatina, era ancora a temperature molto molto elevate, solo che lui non se n'è accorto. Ingordo, racconta così l'articolo, se lo butta in gola e improvvisamente la gelatina gli fa un danno incredibile. Poi è stato portato immediatamente al pronto soccorso e gli hanno trovato un'ustione lunga una ventina di centimetri lungo tutto l'esofago. Un altro trucco molto utilizzato è quello di confondere l'effetto e i rischi che ci sono ovviamente da un'esposizione diretta del nostro corpo alle microonde, così come ad altri tipi di radiazione elettromagnetica, con l'effetto invece sul cibo. E infatti si trovano articoli, questo per esempio, che parlano degli effetti delle microonde sul tessuto umano. Ma sarebbe come leggere un articolo sui pericoli di un fornello. Ovviamente se metto una mano sul fornello o su una piastra elettrica mi scotto, ma questo non vuol dire che la pasta che mi sono cucinato sul fornello sia in qualche modo pericolosa. Eppure questo è uno di questi trucchi molto spesso utilizzati non solo nel microonde ma in tantissimi altri casi. Fateci caso, dove demonizzano qualcosa, se andate a vedere molto spesso ci sono questi trucchi che insomma sono sempre dei grandi classici. Ma vediamo per che cosa possiamo usarlo il microonde, perché questo apparecchio, che a me non piace chiamare forno, è se usato correttamente molto molto utile. Dobbiamo pensare che sia un'alternativa alla cottura per esempio in acqua o alla cottura a vapore, e questo perché il microonde riesce a scaldare molto molto efficacemente l'acqua che è già contenuta all'interno di molti cibi. Quindi se la usiamo per vegetali che già di loro sono ricchi d'acqua, evitiamo per esempio che si disperdano sia il sapore sia le sostanze nutritive nell'acqua durante una bollitura. Nel mio ultimo libro, La scienza delle verdure, ho dedicato proprio per questo motivo un capitolo intero a spiegare come funziona il microonde e soprattutto per che cosa possiamo utilizzarlo al meglio per ottenere dei risultati che per alcune cose sono addirittura meglio delle cotture tradizionali. Per esempio gli asparagi, avete presente che spesso vengono fatti bollire per poi essere utilizzati per altre preparazioni, non so, una frittata. Quando fate bollire degli asparagi state disperdendo un sacco di aroma, un sacco di sapore, oltre che ridurre e diluire nell'acqua che poi viene buttata via le sostanze nutritive. Gli asparagi però sono stagni e sono ricchi già loro d'acqua, quindi è una cosa assolutamente ovvia utilizzare l'acqua già contenuta per cuocerli, quindi li si cuoce al microonde e poi li si utilizza. Rimarranno più stagni, non saranno mollicci come invece vengono fuori se li facciamo bollire, e saranno quindi più saporiti. Per altri ortaggi una precottura al microonde è l'ideale. I broccoli per esempio sono l'ideale per fare una precottura al microonde, dato che sono stagni ma contengono tanta acqua ed è veramente un peccato rammollirli tutti facendoli bollire. Li copro grossolanamente con un po' di pellicola adatta al microonde, ma se avete un coperchio apposito usate anche quello. L'importante è che la maggior parte del vapore durante la cottura rimanga dentro, in modo tale che sostanzialmente cuociano al vapore. Ecco, dopo 5 minuti a 700 watt. Adesso sono perfettamente cotti ma ancora croccanti. Ovviamente pasta senza fuoco, se avete visto il mio vecchio video che ha scatenato l'inferno. Adesso li faccio saltare in padella con un po' di aglio, olio, peperoncino, un'acciuga e ci condisco la pasta. Vi lascio il link in descrizione.
Cuocio i cavolfiori che così non mi mandano la puzza in tutta la cucina, precuocio i peperoni e poi li faccio saltare in padella, le cipolle, ed è anche utile per le patate, per esempio, per farle sbianchire o sbollentare prima di farle arrosto o addirittura fritte, oppure per preparare degli gnocchi. Non è necessario far bollire le patate che assorbono poi un sacco di acqua e poi devo aggiungere molta più farina se voglio fare gli gnocchi a casa, e invece riesco a ottenere degli gnocchi che sono molto più morbidi e con meno farina. Nel libro poi spiego anche cosa non bisogna fare, perché si può usare anche in modo sbagliato e per esempio si può addirittura bruciare qualche cosa nel microonde. Se voi per esempio prendete del pane in cassetta, del pan carré, e lo scaldate troppo al microonde, beh, rischiate di bruciarlo, proprio di carbonizzarlo. Prima di lasciarvi vi segnalo un video che ho fatto con Giacomo di Entropy for Life in cui chiacchieriamo di tutte le specie animali e vegetali che abbiamo imparato a mangiare. Buon appetito e ciao dal vostro amichevole chimico di quartiere.